10 miliardi di bombe atomiche, tutte esplose nello stesso, identico istante. In un'oscurità luminosa, un frammento di roccia grande quanto una montagna sta per riscrivere la storia del nostro pianeta. Immagina un proiettile di 15 chilometri di diametro che viaggia a 20 chilometri al secondo. È una velocità così estrema che l'aria davanti all'asteroide non fa in tempo a spostarsi. Si comprime, si scalda fino a diventare plasma. Prima ancora che la roccia tocchi il suolo, l'oceano sotto di lei inizia a bollire per l'immenso calore dell'aria compressa, nonostante l'aumento di pressione cerchi di impedirlo. Tra 30 secondi, il mondo che conosci non esisterà più. Ma la vera domanda è: cosa succede fisicamente alla Terra nel momento esatto del contatto? Fermati un attimo. Rallentiamo il tempo. Questo è l'istante zero. Quando l'asteroide colpisce la crosta terrestre, le regole della fisica classica sembrano impazzire. A queste pressioni assurde, la roccia solida smette di comportarsi come una roccia. Si comporta come un liquido. Immagina di lanciare un sasso in una pozzanghera. Vedi l'acqua schizzare verso l'alto e formare una corona, vero? Qui succede la stessa cosa. Ma la pozzanghera è fatta di granito solido e crosta terrestre. L'asteroide non scava semplicemente un buco, si liquefa. Si fonde con la Terra in un solido fluido, scatenando onde concentriche di crosta terrestre alte chilometri. È un silenzio assordante di pura energia cinetica. Un istante dopo l'impatto c'è la luce. Un lampo così intenso che se tu fossi a 1000 chilometri di distanza, la radiazione termica ti brucierebbe la pelle all'istante. È il calore assoluto. La temperatura nel punto di impatto supera quella della superficie del Sole. Tutto ciò che si trova nel raggio di circa 150-200 chilometri viene vaporizzato. Nel raggio di 1000 chilometri, la radiazione termica causa l'accensione istantanea, incenerimento di ogni materiale, gli alberi, gli animali, l'acqua stessa. Se tu fossi lì, non avresti nemmeno il tempo biologico di sentire dolore, perché i tuoi nervi verrebbero distrutti prima che il segnale elettrico possa raggiungere il tuo cervello. Ma questa è solo l'esplosione locale. Il vero incubo sta viaggiando verso l'alto. Guarda questo getto di materia. Mentre il cratere si apre, milioni di tonnellate di roccia fusa, acqua vaporizzata e frammenti di asteroide vengono sparati verso il cielo. Non è una nuvola di fumo. È una colonna solida di detriti che viaggia a velocità di fuga. Immagina un geyser, ma fatto di magma, che buca l'atmosfera e schizza letteralmente nello spazio profondo. Una parte di questa roccia terrestre lascerà per sempre il nostro pianeta, viaggiando per milioni di anni fino a colpire forse la Luna o Marte. La Terra ha appena sputato un pezzo di se stessa nel vuoto cosmico. Sembra la fine, vero? L'impatto è avvenuto. Il peggio è passato. E invece no. Il peggio deve ancora letteralmente piovere dal cielo. Mentre la colonna di fuoco sale, sulla superficie si scatena l'inferno orizzontale. L'onda d'urto atmosferica. L'aria stessa, spinta via dall'esplosione, diventa un muro solido che viaggia a 1000 chilometri all'ora. È un vento inimmaginabile. Pensa al più forte uragano che tu abbia mai visto in TV e moltiplicalo per 10. Questo muro d'aria viaggia radialmente, strappando via foreste intere dalle radici, scoperchiando il terreno, spazzando via ogni singola forma di vita. È un'onda invisibile, ma porta con sé la furia di un continente che si sbriciola. Senti il rumore della gravità che cede. Senti la pressione che schiaccia. Tutto ciò che era in piedi, ora è polvere. E l'onda non si ferma. Continua a viaggiare, espandendosi come un anello letale su tutta la superficie del globo. Ma aspetta. Cosa succede all'acqua? L'asteroide è caduto in un mare basso, l'attuale Golfo del Messico. L'impatto ha spinto via tutta l'acqua, rivelando il fondale roccioso. Ma l'acqua, inevitabilmente, torna indietro. E quando lo fa, crea un mega tsunami. Un muro d'acqua alto 1,5 chilometri. Immagina
un grattacielo fatto interamente di oceano nero e fangoso, che si abbatte sulle coste a centinaia di chilometri orari. Questa mostruosità liquida penetra per centinaia di chilometri nell'entroterra, trascinando con sé pesci, squali, alberi e dinosauri in un tritacarne inarrestabile. Questo evento spaventoso lascerà un segno visibile ancora oggi in un sito fossile chiamato Tanis, dove i pesci sono stati trovati impilati l'uno sull'altro, mescolati a legno bruciato. Ma c'è un problema enorme. Il problema non è l'acqua. Ricordi tutta quella roccia liquida che era stata sparata nello spazio pochi minuti fa? Ora la gravità sta chiedendo il conto. Milioni di tonnellate di materiale fuso, arrivati oltre l'atmosfera, si sono raffreddati nel vuoto cosmico, trasformandosi in minuscole sfere di vetro solido, chiamate tectiti. E ora queste sfere stanno precipitando di nuovo verso la Terra, tutte insieme. È una pioggia di meteoriti, ma non sono sassi. Sono proiettili di vetro infuocato. I pesci sepolti dallo tsunami a Tanis non sono morti per l'acqua. Sono morti soffocati, con le branchie piene di questo vetro cosmico piovuto dal cielo. Una pioggia incandescente e spietata. Ma il peggio deve ancora arrivare. Pensa a una navicella spaziale che rientra sulla Terra. Diventa incandescente per l'attrito con l'aria, giusto? Ora immagina trilioni di queste sferette di vetro che rientrano contemporaneamente nell'atmosfera. L'attrito combinato di tutto questo materiale che cade riscalda l'aria. La riscalda a livelli folli. L'intero cielo diventa un radiatore gigante. L'atmosfera si trasforma letteralmente nella serpentina di un forno accesa al massimo. La radiazione termica a livello del suolo raggiunge intensità paragonabili a un forno a centinaia di gradi su gran parte del pianeta, anche se l'aria ambientale non raggiunge ovunque quelle temperature. Non importa dove tu sia, se sei allo scoperto, bruci. Le foglie degli alberi prendono fuoco spontaneamente. Gli animali si cuociono vivi. Un pianeta intero chiuso in un gigantesco forno a irraggiamento. Forte, più forte, devastante. Le foreste di tutto il mondo bruciano contemporaneamente. E mentre guardi questo cielo di fuoco liquido, fermati un istante. Se stai ancora qui, è perché una parte di te voleva sapere. Voleva capire quanto è fragile il mondo su cui camminiamo. E c'è molto altro da scoprire. Perché la Terra non è solo una palla di roccia, è un sistema complesso che reagisce al trauma. I fuochi globali non stanno solo distruggendo la vita di superficie, stanno rilasciando miliardi di tonnellate di fuliggine, cenere vulcanica e gas tossici nell'aria. L'impatto ha vaporizzato rocce ricche di zolfo, rilasciando acido solforico puro. Il cielo, prima incandescente, ora inizia a cambiare colore. Lì si satura di veleno. La fornace sta per spegnersi, ma non per dare sollievo. Sta per chiudersi la porta del frigorifero. Cade la cenere, cade la fuliggine, cade la notte. Una coltre densa e impenetrabile avvolge l'intero pianeta. È un buio accecante. Immagina di prendere una coperta nera, spessa e sporca, e di avvolgerci il globo intero. La luce del sole non riesce più a passare. Da una temperatura di centinaia di gradi, il pianeta sprofonda improvvisamente nell'oscurità e nel gelo. Le temperature globali crollano di decine di gradi in poche settimane. È l'inizio di un inverno da impatto. Un freddo innaturale, portato da un cielo nero e tossico. E sai cosa succede quando spegni la luce in una serra? Le piante smettono di fare la fotosintesi. Muoiono. E qui la storia prende una piega inaspettata. Perché se le piante muoiono, muoiono gli erbivori. E se muoiono gli erbivori, i grandi carnivori, i maestosi dominatori del pianeta, non hanno più nulla da mangiare. Il tirannosauro non è stato ucciso da un sasso in testa. È morto di fame, nel buio e nel freddo, camminando su un paesaggio di cenere. È il collasso totale della catena alimentare. Una struttura perfetta, costruita in milioni di anni di evoluzione, che si sgretola in pochi mesi. I giganti, che fino a ieri erano invincibili,
ora sono le creature più vulnerabili del pianeta, perché hanno bisogno di enormi quantità di calorie per sopravvivere. Calorie che non esistono più. Ma il cielo non ha ancora finito. Ti ricordi lo zolfo vaporizzato? Si combina con l'umidità dell'atmosfera per formare nubi di acido solforico. Inizia a piovere, ma non è acqua, è pioggia acida. Così acida da alterare il pH degli strati superficiali degli oceani. I coralli, il plankton, gli organismi con gusci calcarei iniziano letteralmente a dissolversi nell'acqua. È una presenza distruttiva. Il sapore amaro dello spazio profondo ha avvelenato la culla della vita. L'oceano, un tempo rifugio sicuro, diventa una vasca tossica. 75% di tutte le specie viventi sulla Terra viene cancellato. Dalla superficie agli abissi, la morte viaggia attraverso l'acqua e l'aria. Sembra la vittoria definitiva del vuoto cosmico sulla vita. Chi sopravvive a tutto questo? Fermati. Pensa alla logica. Sopravvive chi è in grado di nascondersi. Sopravvive chi ha bisogno di pochissimo cibo. Sopravvive chi vive nel fango, nei detriti, nelle tane sotterranee. Insetti, piccoli rettili e creature minuscole, pelose, grandi quanto un topo, che vivono nell'ombra dei dinosauri, i mammiferi. Se fossimo stati giganti all'epoca, oggi non saremmo qui. L'universo, con la sua precisione caotica, ha resettato la scacchiera. L'ordine caotico ha premiato i deboli, gli invisibili, i marginali. L'asteroide non ha solo distrutto un mondo, ne ha sbloccato un altro. Ha rimosso il soffitto di vetro che impediva ai nostri lontanissimi antenati di evolversi, crescere e, infine, conquistare il pianeta. Una catastrofe perfetta. Anni. Ci vogliono anni perché le polveri si posino. Ma lentamente, inesorabilmente, la gravità pulisce l'atmosfera. Un raggio di sole riesce finalmente a bucare le nubi tossiche. Colpisce un terreno devastato, silenzioso, alieno, ma non morto. Il colore del silenzio lascia spazio al verde. Piccole felci, funghi e organismi opportunisti iniziano a colonizzare la cenere. È il più grande miracolo della biochimica, la vita che si nutre della morte. I sopravvissuti escono alla luce, trovano un mondo vuoto, un foglio bianco su cui riscrivere la storia. E in quel vuoto c'è lo spazio per l'intelligenza, c'è lo spazio per te. Ma prima di guardare avanti, devi guardare indietro. Oggi, se scavi abbastanza a fondo ovunque sulla Terra, trovi una linea scura. Il limite KT, uno strato di iridio, un metallo raro sulla Terra, ma comune negli asteroidi. È l'impronta digitale dell'Apocalisse, un nastro nero che avvolge il globo intero. Questa linea separa l'era dei rettili da quella dei mammiferi. Sotto quella linea, ossa di mostri giganti. Sopra quella linea, il vuoto e poi i nostri antenati. È la prova fisica che l'universo non si preoccupa di chi domina. Basta una roccia fuori posto per spegnere circa 165-180 milioni di anni di dominio incondizionato. Una vastità microscopica di polvere spaziale che contiene la memoria del giorno più buio del mondo. Ogni atomo del tuo corpo è sopravvissuto a quel giorno. È passato attraverso il fuoco, il vetro, l'inverno tossico e la fame. Sei qui, in questo momento, su un'unica possibilità, su miliardi di miliardi. Non sei sopravvissuto all'Apocalisse, ne sei il risultato. Io sono Renderium e questo era il prezzo della tua esistenza. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro scaviamo tra le macerie del cosmo per trovare il senso di quello che siamo. Se credi che queste storie debbano essere viste, se vuoi proteggere la meraviglia della scoperta, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza. Aiutami a rendere visibile l'invisibile. A chi ancora non sa che l'universo funziona così. Insieme c'è ancora un mondo intero da ricostruire.